lui, è lui, è lui. Fiscia! Eccolo! Madonna! È grosso questo! Vai zio! Yes man! E uno. È facile, no? Lui è Mattia, in arte il matto, e mi ha invitato a Santa Teresa di Gallura per fare un'uscita di pesca ai grossi identici. E oggi vivrete insieme a me questa meravigliosa avventura fatta di grandi emozioni e pesci incredibili. Ah, comunque il disagio non manca mai. Grande Matte, allora domani mattina alle 6 alla mia barca. La pesca è bella, ma ha un grosso difetto. Non so perché bisogna svegliarsi sempre ad orari improponibili. Aiuto. Sono le 6 di mattina e posso assicurarvi che alzarsi non è stato facile. Questa è la barca di Mattia, ma lui ancora non si vede. Arriva dopo qualche minuto con un furgoncino tutto attrezzato per andare a pesca. Insieme a lui ci sono anche Nicola e Tonino, i due ospiti del charter. Ma soprattutto cos'è questo secchio gigantesco? No. Io pensavo di essere mezzo addormentato, però mi hanno svegliato subito con il concerto dei matti, veramente. Allora, siamo partiti da Santa Teresa, io sono un po' emozionato perché da qui è partito il mio viaggio e questo è un porto incredibile, ora vi faccio vedere. Matte, ti faccio vedere il porto sotto un'altra dimensione. Guarda No, qua. vabbè. Spegniamo tutte le luci. Bravo. Ok? E noi, anche se è buio, vediamo completamente luce grazie alla nostra telecamera. Il porto di Santa Teresa di Gallura è bellissimo, è circondato da rocce incredibili e si affaccia sulle bocche di Bonifacio. Di fronte a noi si vede la Corsica. Dopo una decina di minuti arriviamo sul posto e Mattia si fa subito sentire. La musica segna l'arrivo sul punto di pesca. Per prima cosa bisogna cercare di catturare i calamari, infatti questi saranno la nostra esca. E visto che più ne prendiamo e più avremo possibilità di pescare identici, tutti quanti ci mettiamo a pesca. Beh, una canna l'ho rimediata anch'io, ma solo perché bisogna fare le esche, quindi ogni mano è ben accetta. Ma pure tira fuori il cinghiale, gli diamo una canna pure a lui, va. Vieni! Come esca utilizziamo dei tataki della Giazzui. Non costano molto e funzionano benissimo. Utilizziamo forme e colori diversi per avere più possibilità di cattura. E dopo qualche minuto il primo calamaro abbocca. Mattia, ci siamo? Sì, squidon, Matte, squidon. Per pescare i calamari servono canne estremamente flessibili e non nervose per impedire che questi cefalopodi si possano staccare durante il recupero. Eccolo là che ci vuole fare subito, ecco. Nel black. Mangiato sul nero, il ragazzo. Ma hai visto però, ha mangiato strano perché di solito allungano con gli altri tentacoli, se l'era già portato alla bocca. Sì, non vi dico la battuta oscena che è stata fatta. E il calamaro va a finire nella vasca nel vivo. Ce ne sono già altri due che Mattia aveva pescato il giorno prima. Allora, qui dentro già abbiamo calamari e di là c'è un perchione. Te lo faccio vedere, lo vuoi vedere? Vediamo, lo vediamo. Lo faccio vedere, Tony, permesso. Lui sta sempre, la sua tana ormai è là. Eccolo qua. Una cosa Guarda che roba. abominevole. Guarda che roba. Questo si è mangiato un calamaro, vero? Sì, e adesso da predatore diventa preda. Bello, visto il colore, è meraviglioso. Ecco, Oppla, io lo beccato. sapevo, Pieno. Ma visto che qui non prende nessuno, mi tocca fare tutto a me. Senza proprio arte né parte, io praticamente ho lasciato la canna lì per riprendere il buon Mattia e il calamaro o i calamari si sono attaccati da solo. Gran tecnica. Gran tecnica, vedete, questa si chiama la tecnica delle 3C. Che culo per... Calma, e carità. Non... 2. Dammi il guadino. Aspettami, Matte. L'hai portati dentro? 2. Ma quanto sei forte? No, non è, guardate, non è bravura. Cioè, No. la canna era ferma, Sì, vabbè. giuro. Ma come la tieni ferma te in pochi? Guarda che bello, questo è bellissimo. Ora la domanda è, ma non è meglio mangiasse questo fritto per farlo diventare un dentice? No, perché l'emozione che ti dà il dentice... Io non voglio dire niente, 2-1. 2-1 senza neanche iniziare.
Allora. Aspetta, tolgo anche l'obiettivo. L'evoluzione. Vabbè, questo è piccolino, Però comunque, come dice il buon Tonino, com'è? Ha rotti i coglioni il buon Matteo. Vabbè, dai. Ma si è attaccato lui, che ci posso Vabbè, ci stai a fare 10-0. Sì. Sta arrivando, stai vicino che lo prendo con questo. È bello. Vabbè, qui non è che vogliamo quelli brutti, No. È fortuna, Sì. Vabbè, tanto a noi ci serve il fallesca, che ci vediamo? Stanno 8 calamari, un tonno. Tonno. Prendi il tonno, Matte, per favore. No, io niente tonni, ho deciso. Tonno, eccolo qui. Tonno sui calamari, quindi i calamari adesso saranno felici di mangiare le nostre esche. Allora, visto che mi hanno criticato tutti per la banana che non si porta in barca, ma non so perché io me la devo mangiare per farla sparire, la buttiamo via. Ma queste scaramanzie. Ma no, ma il mio pensiero era prima, adesso ormai ho visto i tuoi risultati, noi non abbiamo preso un calamaro, te ne infatti 5 o 6, chapeau, la banana con te funziona e va bene così. Comunque ora ci siamo spostati, fra un pochino andiamo a Dentici. A proposito, visto che ho questo giubbottino, ne approfitto per ricordarvi che è uscito il mio libro e lo trovate su Amazon, vi lascio il link in descrizione, fatemi pescare altri calamari ora. Video dopo presentazione libro. Il libro. Vai. Allora, visto che comprerete il mio libro, vedrete anche le avventure su come quando vai a pesca gli altri non pescano e ti odiano tantissimo. Ti odiamo tantissimo, a me non mi ha quasi mai battuto nessuno in barca a calamari, ma hai fatto 10-0, mi fai schifo. Male, per fortuna. Almeno non l'ha preso. Ha preso altre canne. Fai schifo davvero. Guarda Sabiki. Che cazzo è, zio? Bravo. 3000 disastri, anche il tempo però non promette nulla di buono. Comunque, i nostri calamari li abbiamo presi e qui nelle bocche il mare è calmo. E fra un pochino secondo me ci arriva un diluvio di quelli bestiali, speriamo di no. In questa barca c'è un collega di Mattia che ci ha indicato il posto dei calamari perché dice che sotto il diluvio ne ha presi una ventina in 3 secondi. Guarda che ci sta portando sopra lui direttamente. Questa è Santa Teresa Cagliari. Questa è Santa Teresa. A me a Cagliari volevo bucare le gomme della macchina, ho fatto vedere in un video un posto. Questa... E io poi ho risposto, ho detto scusate, dove volete che li faccio i video di pesca? Al bosco? E tu pensi che questo è un ragazzo che ha un charter di pesca come me? Collaboriamo e siamo amici. Ma è giusto così, amici. Ma è giusto così. Anche perché il mare, ragazzi, è di tutti. Grande Andrea Piazza. Dov'è? Chi è? Lui? È lui. Eccolo! Guarda, questo è dedicato a Andrea. Anni. Lui ci ha detto il posto. Ma sai cosa facciamo adesso? Gli andiamo a scorcare i 2 calamari. Andiamo lì e gli chiediamo se ci regala 2 calamari. Dai, andiamo. Vediamo se è così gentile. Esatto. Andiamo. Però voglio che ci regali 2 calamari. Così è più bello. Più facile farli così. Ti voglio bene! Grazie. Ciao. Avete visto, raga, come si fanno i calamari? Basta avere gli amici, manco devi fare i calamari. Ciao tesoro mio, ci vediamo dopo. Ciao. Mattia infatti mi spiega che per ogni 3 calamari più o meno si riesce a prendere un dentice. Infatti molto spesso mangiano e poi riescono a scappare. Comunque, se io lo sapevo, venivamo alle 9 di mattina senza pescare. Esatto. E così, con le esche pronte, ci spostiamo alla ricerca dei dentici. È il momento della colazione, vi voglio forti che dovete combattere con i dentici dopo. Su, mangia il bocconcino strano. Con i trigliceridi da 600, no good. Cosa importante, busta dell'immondizia. Non si butta nulla a mare, ragazzi, Mentre ci spostiamo, vi faccio vedere parte dell'attrezzatura che abbiamo utilizzato. Sono canne economiche, ma che comunque funzionano benissimo per rispondere a chi pensa che la pesca sia soltanto qualcosa di molto costoso. Mattia ci sta portando a Cagliari a prendere i dentici. Infatti i calamari li abbiamo pescati vicino a Santa Teresa, invece i dentici sono molto più lontani e Mattia intanto prepara tutte le canne. Siamo arrivati. Ci siamo, sullo spot. La montatura del matto, doppiatura finale di 15-20 cm, possibilità di togliere l'amo e rimetterlo, se magari incagliate vi si spunta, anche se i PK100 sono difficili da spuntare, lo sapete. Guainina verde, elastico, si stringe forte, così da rendere
un po' dura la discesa dell'amo verso il fondo. Il bello di questa montatura, oltre alla doppiatura che va dentro l'apparato boccale, quindi più resistenza all'abrasione, è che quando si ferra il pesce, invece di scorrere dal di qui fino in fondo, scorre fino fino al nodino lì. Esatto. Quindi fermandosi lì abbiamo più possibilità di riuscire a ferrare meglio il pesce, perché altrimenti fino a che non arriva in fondo la ferrata non arriva. E la trappola E la trappolina, questa va nei tentacoli dei calamari, per le tenute. però ci ho preso anche fino a ricciale di 31 kg con questi ametti. Li quindi- vedo questi ametti sono abbastanza cattivi. Sì, sì, sono i 960 BN e questo qui è il Black Wolf, 250 libre, una vera bomba. Caliamo. Micidiale. Mattia, perché mettiamo un calamarone a galla? Per quale bestie? Per il tonno e per la ricciola. Ah, in questo periodo però la ricciola potrebbe. Non si sa mai, il mare. Il mare non sai mai. Bello, questo l'ho preso io, mi ricordo. Li hai presi tutti te. Vedete, l'amo trainante e l'amo pescante si mette non nel soffione, perché se il calamaro è vivo ovviamente muore, perché non riesce poi a gestire il nuoto e la respirazione. Bello lì, ci piace. Questo come lo chiamiamo? Francesco. Vai Francesco. Dai, Efra! 10. Sì, 20. Guarda come gira. Perfetto, vedete? È bello vivo, tranquillo. Ora il buon Mattia gli dà una ventina di metri. Crazy Elastic, Vai piano, che qui verso giù non mi fate mai riprendere nulla. attacco Tony Pegna, lascio leggermente più lungo. Fai una solina qui. Esatto, una solina, e poi qua ci attacco l'elastico che si dà a incagliare per sbaglio nel fondo, Perdi il piombo, ma non il vizio. Esatto. 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25. Allora, vedete questo mulinello? Questo è lo stesso che ho usato io nel video su Sayonara, ma questa è una misura molto più grande. Quanto fila? 30 libre. 500 metri, giusto? Sì. No, 30 libre, qua ci stanno 1000 metri di treccia da 100 libre. Vedete, sia io che Mattia nei video non utilizziamo mega attrezzature super costose, anzi un'attrezzatura che è alla portata di tutti, cioè ottimo rapporto qualità-prezzo, perché nella pesca secondo me l'importante è andarsi a divertire. Mattia mette solamente una canna a galla, le altre invece verranno messe per identici, a fondo. Stavolta il calamento è molto più corto e si cala fino al fondo del mare. Il calamaro è bello vivo, speriamo che attiri qualcosa di grosso. Sì, Mattia è veramente pazzo, guardate quante canne sta mettendo in giro per tutta la baia, come faremo a non intrecciarsi, Mattia? No, non intrecciamo nulla. Con 2 canne sul fondo e una a galla siamo arrivati finalmente nel punto giusto e ora la tensione comincia a Questa è un po' salire. strana. Perché Mattia? Vedi il movimento strano? È lui, è lui, è lui. Fiscia! Eccolo! Ma no! È grosso questo! Vai zio! Yes man! E uno. È facile, no? Bello, mamma mia! Il primo dentice lo vuole assicurare Mattia, proprio per dare la gioia poi agli ospiti di provare a recuperarlo. E questo è una vera bestia. Eccolo che arriva. Ma è grosso! Bello! Troppo grosso. Bello! Questo dentice è un pesce incredibile. Ha mangiato benissimo sull'amo trainante e come vedete quella pallina che gli esce dalla bocca è lo stomaco che è stato spinto in quella posizione dalla vescica natatoria che si è gonfiata proprio perché abbiamo tirato su questo pesce da un sacco di metri. Mattia con destrezza lo tira su. uno. No, vabbè, questo è gigante. È un bubolone, eh? Guarda che qua è stato morsato da piccolo da qualcheduno. Vedi che c'ha qualche problema qua? Sì, sì. Mamma mia. È un mostro. Guardate come ha mangiato, eh. Ha mangiato direttamente sul trainante. Ha rotto l'elastichetto, ma va bene ed è normale. Ed è normale Adesso così. ce l'abbiamo, lo Vedete rileghiamo. che gli ami hanno fatto il loro lavoro. Questo addirittura non si poteva staccare mai. Ti faccio vedere un attrezzino simpaticissimo. Ah, una pistola Ok. per ingrassare. Fatto inclinato. Conoscevo io, sì. L'attacchi così dentro, stringi e E la- togli. No, vabbè. Ok, si era preso anche qua.
Incredibile. Ed è iniziata così. Dopo aver preso il primo dentice però non ci fermiamo e il matto innesca un altro calamaro, questa volta più piccolino. E dopo qualche minuto la canna comincia a muoversi in modo strano. Potrebbe essere un altro pesce. Oh, sta venendo incontro. Ma io lo so che lo devo ferrare, guarda, ti dico quando. Vai. Faccio 1, 2, 3. Stella. Stella ho detto. Stella ho detto, Stella, quello da 3 kg che voleva Tonino. È ovvio che io scelgo i pesci, tieni, Vai, ecco il tuo Tonino, 3 vai. kg. No ragazzi, cioè, vabbè, allora questo stiamo sui 6-7, Sì, però è un esatto. testone, è un testone, e intanto ce l'abbiamo. Ma perché Tonino è un ospite che io cui tengo molto, mi ha detto li voglio prendere piccolo. Che dice la Eccolo prima, qua. però... Allora, io vi giuro su chi volete, non sono passati 5 minuti, mentre addirittura manco ci cazzeggiavamo. Il piombo. Wow, questo è proprio quello di misura, eh. Guarda qua. Ah, sputato, Guarda cosa vedi? ho sputato, guarda cosa ho sputato. Una... Un tordo sembra. Sta andando? Sì, sì, sì. Basta, basta. No, vabbè. Oh. Il calamaretto Lo piccolo. volevi piccolo? Scusa, se dichiaro, no? Se lo volevi un po' più piccolo, lo volevi un po' più piccolo. Guardate che colore. Adesso però chiediamo a tuo nipote cosa vuol prendere. Lo vuoi più piccolo come zio o lo vuoi... Quello. Ok, dobbiamo risalire su 50 metri allora. Allora ragazzi, vedete questo pesce è vivissimo, ha mangiato bene. Questo pesce è venuto sul piano, quindi Mattia, ora lo rilascio. Quindi va via. Ciao caro. Ecco, sta andando, eh. Ok. Opla! È andato. Ma è scomparso. È scappato via, meglio così. Quelli piccoli, se non li rilasciamo, non rimane più nulla. Questo qua aveva mangiato bene. Ovviamente, se hanno lo stomaco fuori, non si riescono a ributtare. Cioè, piuttosto... Amen. Però ricordatevi che un pesce così, ragazzi, ha almeno 15 anni. Quindi se non rilasciamo quelli piccoli, poi questi fra un po' non li prendiamo più. Esatto. Ora Mattia, ci stiamo rispostando. E quindi che fa? Mettiamo il calamaro al posto suo. Lavatina, La capelli. mattina. Che schifoso. Faccio una cosa ancora da più schifoso. Hai visto il ciuffetto del calamaro avanzato? Dai, buono. È buonissimo. Mi hai anticipato, cazzo. Scusa. Mattia non si sta mai fermi, devo dire che non è noiosa questa pesca. Cioè, Sì, che la traina col vivo è noiosa. Che sì, io odio traina col vivo, davvero. Qui invece 2 secondi abbiamo pescato. Ecco, quelli sono a fare traina col vivo. Ma perché? Ci siamo spostati e in lontananza Anche si là vedono stanno dei grossi saltando. banchi di alletterati saltare. Intanto caliamo le nostre esche sul fondo, sperando di catturare qualche altro bel dentice. L'attrezzatura che utilizziamo non è molto cara, ma funziona benissimo, come mulinelli le Oxian 2 e come canne le Black Phantom, che funzionano davvero alla grande. Appena arrivati caliamo però gli altri calamari, sono gli unici 2 rimasti, vediamo che succede. Eccolo. Anche per te. Sean. Vai, Sean. vai, vai, Sean, amico. Oh. Grande. Vieni, Bomber. Sotto strike, uno si è fregato e l'altro si è fregato. Un pesce ha mangiato sul calamaro. All'inizio tira tantissimo, poi però viene più facilmente. Probabilmente non si tratta di un dentice. È un pesce molto particolare. È la famosa tanuta blu. In questo periodo questi pesci si riproducono e i maschi assumono questa colorazione incredibile. Questo è un pesce estremamente aggressivo. Probabilmente è successo che un dentice ha mangiato il calamaro, poi però è rimasto un ciuffettino e lei è andata a mangiarselo. È rimasta infatti agganciata per i 2 ami più piccoli. Un pesce meraviglioso e buonissimo da mangiare. Mi stona. Tutti ormai hanno preso un Sta pesce mangiando! e anche la canna di sinistra comincia a muoversi in modo particolare. Il calamaro sembra essere andato, però Mattia mi dice di aspettare, perché probabilmente una perchia potrebbe essere rimasta allamata, e se è rimasta allamata potrebbe diventare un'esca eccezionale. Niente, purtroppo volevo ferrare questo dentice 2. rubandolo agli ospiti, poverino. Però probabilmente ha mangiato una perchia sul calamaro, perché la sento che dà qualche testatina stupida, eccola lì, ma non è dentice. È un'ottima esca perché quando la prendi non la alzi, quindi ritorniamo alla vescica natatoria, non gli si gonfia e quindi è il pasto di tutti i giorni dei dentici. Fai conto che il calamaro è come dargli un gelato.
e la perca è come dargli un panino. Esatto. E quindi probabilmente... Vediamo. Guarda adesso, sta inventando. Ecco, questo qui invece non è più Una vedi? perca. Non Esatto. è più una perca. Prendi, chiudi tutto. E terra. Boom. Boom. Questo è un dedice sulla perchia. Cioè, lo sappiamo. No. Vai tranquillo, recupera. Vai. Te lo meriti, dai. Dai, Matte. Ah, dai, è un bel pescione. Sulla perchia, cioè abbiamo fatto la Vediamo, presentazione e tutto quanto e abbiamo portato... Fantastico, no, ma si stacca poi la perchia ovviamente, perché quando arriva a mangiare Eh sì, non è che, visto che mangiata gli ha dato, però era ti, poi boom! proprio di potenza, Eccolo. Ah, bravo, tu fai tutto da solo? Sì, Io sì, non sono io- abituato che fanno tutti da solo. E alla fine anch'io ho la gioia di recuperare questo meraviglioso dentice, che in realtà ha ancora i resti del calamaro. Probabilmente ha mangiato sia perchia che qualcosa rimasta di quel povero calamaro. Questi colori incredibili li potete vedere solo quando il pesce è vivo. Infatti, una volta morto, diventerà rosa. Ragazzi, dai, con quest'ultimo dentice che ho preso anch'io vi posso dire che l'esperienza con Mattia è la cosa più bella che ci sia. Ne Hai fatto la rima, zio! Cioè, io devo dire la verità, io sapete quanto odio pescare col vivo, ma stavolta pescare col vivo è stato bello. Abbiamo preso 4 pesci, mo ce ne andiamo a mangiarcene un paio. E devo dire che oggi ho davvero provato delle emozioni che non ricordavo da tempo. Pescare con Mattia è stato bellissimo, lui è davvero forte e ti fa sentire sempre a suo agio. Se volete farvi un giro, contattatelo e godetevi la meraviglia delle bocche di Bonifacio. Alla prossima!